Aggiornamento di calciomercato Inter molto importante perché siamo vicini ad una doppia operazione. Joaquin Correa finalmente si sblocca questa cessione, sta per andare al Marsiglia e libera il posto per il ritorno dopo un solo anno di Alexis Sanchez. Alexis Sanchez che attualmente è svincolato dopo una stagione proprio nello stesso Marsiglia, dove adesso appunto arriva Correa. Con questo affare si va a completare di fatto l'attacco dell'Inter, quindi con Sanchez accanto a Lautaro Martinez, ad Arnautovic e a Marcus Thuram. E allora la domanda io ve la faccio subito, così poi leggo i vostri commenti. Questo attacco è più o meno forte dell'attacco dell'anno scorso dell'Inter, ma soprattutto è sufficiente come attacco per lottare per lo scudetto oppure non vi convince? Aspetto i vostri commenti, mi raccomando qui sotto. Intanto, amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Visto che ci siete, ricordatevi anche un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti. Iscrivetevi a questo canale cliccando sul tastino iscriviti, gratis, ci sostenete, continuate a far crescere il nostro canale. In questi giorni ci state spingendo tantissimo e vi ringrazio davvero di cuore per il grande supporto. Partiamo come sempre dalla notizia per chi si fosse perso gli ultimi aggiornamenti anche dal nostro sito passioneinter.com. Su Correa è arrivata una svolta per due motivi. Inzaghi di fatto lo ha messo alla porta, ne avevamo già parlato nell'ultima gara contro il Monza, e soprattutto la società in questi ultimi giorni di mercato ha aperto delle formule diciamo più vantaggiose per la cessione, mentre prima chiedeva sempre che i club interessati acquistassero definitivamente il cartellino dell'argentino. Così il Marsiglia si è fatto avanti, soprattutto il Marsiglia, con una proposta concreta che secondo varie indiscrezioni di queste ore dovrebbe essere così composta: 2 milioni di euro per il prestito oneroso di un anno, visto che Correa è in scadenza, non è in scadenza nel 2024, quindi si può fare. Poi diritto di riscatto in favore del Marsiglia a circa 13 milioni di euro, ma in caso di qualificazione del Marsiglia alla prossima Champions League, il riscatto diventerebbe obbligatorio per la società francese ad una cifra leggermente più bassa. Di fatto, quindi, quest'anno dovremo tifare anche Marsiglia, che negli ultimi 4 anni, se non ricordo male, per 3 volte si è qualificata alla Champions League, se contiamo anche quest'anno dove si è qualificata ai preliminari e poi è stato eliminato. Quindi non è un'impresa impossibile, visti anche i precedenti, visto che si tratta anche di una piazza comunque ambiziosa, però ecco, al momento non è una cessione certa e definitiva quella di Correa. L'Inter in questo modo si libera di un giocatore che purtroppo per problemi fisici e soprattutto per questioni mentali e caratteriali, secondo me, anche di gestione della pressione della piazza Inter, non ha mai fatto vedere quello che è nel suo potenziale tecnico, e credo che il Marsiglia possa essere anche magari un club giusto per ripartire, nonostante anche lì ci sia una pressione non indifferente, però hanno rilanciato tanti calciatori e per caratteristiche secondo me lì può mettersi in mostra. Soprattutto però l'Inter oggi libera anche un ingaggio oneroso piuttosto pesante, 3,5 milioni di euro netti all'anno per questo calciatore, circa 7 lordi, che per quello che è diventato il ruolo di Correa in questa Inter, soprattutto nell'ultimo anno, sono veramente tanti soldi. A questo punto l'Inter, che intende mettere su Pavard tutto il budget rimasto a disposizione per questo mercato, di Pavard parleremo poi nella diretta alle 19:30, si guarda in giro e oggettivamente di occasioni pronte all'uso meno onerose di Sanchez, di giocatori che ti possono fare la differenza, si fa un po' fatica a vederne, visto che per Sanchez si parla di un contratto di un solo anno a circa 3 milioni di euro, 3 milioni di euro a stagione, quindi meno di Correa, meno della metà di quanto percepiva in nerazzurro prima dell'addio, e non si paga il cartellino visto che è svincolato. Quindi ditemi voi se ci sono delle opzioni migliori alle stesse condizioni economiche, o magari anche meno onerose, scrivetelo nei commenti e ne parleremo, ne approfondiremo in diretta alle 19:30. Dei pro e dei contro del possibile ritorno di Sanchez all'Inter ho già parlato in un approfondimento di una decina di giorni fa, ve lo lascio magari nei link, lo trovate sul nostro canale. Molto velocemente qui voglio dirvi da parte mia che cosa cambia secondo me con Sanchez al posto di Correa oggi, e poi andiamo alle nostre conclusioni. Intanto facevo riferimento al carattere di Correa. Di sicuro Sanchez rispetto all'argentino, diciamo, porta un'altra esperienza e anche un'altra mentalità. Può essere anche un problema, perché bisogna gestirlo. Se torna a fare quelle discussioni e quelle polemiche che non mi son mai piaciute quando era all'Inter, è un problema.
Immagino però che già in partenza questa volta arrivi all'Inter con le idee ben chiare sul suo ruolo, sia stato messo in chiaro quello che sarà il suo ruolo nell'Inter, e quindi la sua competitività in questo contesto molto chiaro potrebbe essere anche uno stimolo magari per i compagni di reparto e per la squadra e per i diversi giovani che ci sono in squadra. Di sicuro è un giocatore più elettrico di Correa, che ti può dare più una scossa anche a gare in corso in questo momento. Dal punto di vista tecnico, poi diciamo che con caratteristiche diverse, ovviamente, da Sanchez però ci si può aspettare più o meno le cose che si chiedevano a Correa, sia dal punto di vista della qualità nelle giocate, nella capacità di inventare e di rompere gli equilibri, oltre ad associarsi bene con un'altra punta e favorire anche gli inserimenti dei giocatori, che per il gioco di Inzaghi è molto molto importante. E di sicuro Alexis è più attaccante però di Correa, attaccante nel senso proprio di punta, anche se nell'ultimo periodo all'Inter, probabilmente lo ricordate, stava facendo un po' un percorso alla Dzeko, arretrando e diventando sempre più trequartista, spesso fumoso. Al Marsiglia, ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni, giocando da terminale offensivo ha segnato 18 gol, fornito 3 assist se non sbaglio, giocando 45 partite. Quindi è vero che il campionato francese va contestualizzato a livello diciamo di competitività, ecco, però sono comunque dei numeri che Correa in carriera non ha mai avuto, e anche dal punto di vista fisico 45 partite vuol dire che Sanchez è stato bene, sta bene, è integro, questo nonostante i 35 anni che compirà il prossimo dicembre. E quello dell'età credo sia proprio il principale problema, il principale nodo e la principale incognita che si porta dietro Sanchez, secondo me. Tant'è che in queste ore ho visto, ne parlavamo anche nel club di Passione Inter, si è molto discusso dell'età media della rosa dell'Inter, dei troppi acquisti nella seconda parte di mercato, soprattutto in là con gli anni in questa Inter. Ieri vi facevo vedere una tabella dove in realtà anche con l'arrivo di Sanchez l'Inter quest'anno ha un po' abbassato l'età media della squadra, non in maniera drastica, ma un po' l'ha abbassato. Giustamente però dicevamo, il tema dell'età media secondo me conta fino ad un certo punto, perché ci sono diversi elementi con più di 30 anni, e quindi uno, ci sono delle incognite fisiche su questi giocatori che hanno più di 30 anni, 2, tra un anno ti ritroverai probabilmente a dover cambiare ancora diversi elementi. Ma a questo rispondo anche in questo modo: intanto tra un anno vedremo, e poi dipende da molti fattori il dover eventualmente cambiare questi giocatori o meno e ricostruire poi una parte di questa rosa. Ma soprattutto vi condivido la nostra schermata che teniamo sempre aggiornata con la formazione dell'Inter. Una formazione dell'Inter dove mettiamo Pavard con un punto di domanda, ovviamente in attesa che si sblocchi, sperando che tutto vada per il meglio. Ma se guardo la formazione dell'Inter in questo momento, di giocatori titolari con più di 30 anni in campo ci sono Sommer in porta, De Vrij che ne ha 31, quindi non è propriamente un vecchio, e Mkhitaryan a centrocampo. Altrimenti Lautaro Thuram, gli altri sono tutti under 30. E alla lunga, tra l'altro, io mi aspetto, comunque credo, che anche Frattesi possa avere un ruolo principale, possa togliere il posto a Mkhitaryan, comunque avrà un ruolo importante. Quindi anche Frattesi rientrerà nelle rotazioni sicuramente in maniera importante, quindi è un altro giocatore sotto i 30 anni. Allo stesso tempo dico anche, se gli over 30 titolari saranno di più di questi tre o rimarranno questi tre, vorrà dire che evidentemente hanno fatto meglio dei giovani e quindi se lo meritano. E come dico sempre, la distinzione secondo me dovrebbe essere più tra giocatori forti e non forti, piuttosto che tra giovani e vecchi. Detto questo, la discussione sull'età della rosa secondo me lascia un pochino il tempo che trova, nel senso che innanzitutto molti sottovalutano il fatto che le carriere comunque si stanno allungando, e poi ne parlavamo nel nostro club con Fabrizio e non solo, la rivoluzione dei 5 cambi ha contribuito anche ad allungare le carriere, a poter gestire meglio le risorse, perché ti permette di poter alternare tutti quanti un po' di più, quindi ci può essere più gestione dei singoli, anche quelli che hanno qualche anno in più, che magari hanno più bisogno di recupero. Poi oggi, permettetemi anche una nota polemica, leggevo sul sito della Gazzetta un'esaltazione, come mai, un'esaltazione del Milan che senza italiani in campo è diventato più internazionale. Ecco, mi ha fatto sorridere perché me lo ricordo molto bene, ce lo ricordiamo tutti, la polemica di qualche anno fa sull'Inter con troppi stranieri. Ora che l'Inter ha integrato tanti giocatori italiani, il mirino si è spostato sui vecchi, sui giocatori vecchi. Ecco, a naso dico che se vinciamo lo scudetto si dirà che questa Serie A era meno competitiva ed era scontato che vincesse l'Inter. Vedremo, vedremo.
Io comunque ecco, non son d'accordo su questo discorso dello scudetto, dell'Inter che è scontato che vinca, non è assolutamente scontato. Di sicuro però per me l'Inter oggi è forte. Lì l'attacco, visto che di questo parliamo in questo contenuto di oggi, mette a disposizione di Inzaghi su questa singola stagione, ragioniamo per un momento su questa singola stagione, delle caratteristiche varie, con 3 giocatori che potenzialmente hanno almeno 10 gol nei piedi, e lo ricordiamo l'anno scorso l'Inter ha chiuso con Lautaro Martinez sopra 20, ma Lukaku, Dzeko 10 e 9 gol a testa in campionato e Correa soltanto 3. Quindi io penso che gli attaccanti che l'Inter ha a disposizione possano replicare questo tipo di numeri in termini di gol in Serie A, forse possono fare anche qualcosa in più, ce lo auguriamo. Il centrocampo lo stesso ha aggiunto dei gol e l'Inter ha Lautaro Martinez che è l'unico secondo me insieme ad Osimhen che in questa Serie A almeno ad avere più di 20 gol come potenziale, e avere un attaccante da più di 20 gol è una cosa che in Serie A fa nettamente la differenza, soprattutto se parallelamente riesce a ridurre i 42 gol subiti, che sono troppissimi, e quello per me è un vero problema. Tutto credo che si giocherà sulla tenuta fisica però dei vari attaccanti, soprattutto di Arnautovic e di Sanchez, poi sull'integrazione di Thuram nel modo corretto e quindi sulla continuità di Lautaro Martinez, che in passato, ho letto tante volte anche questa cosa, anche oggi, ha avuto dei momenti di lacune, però ogni anno ha aggiunto qualcosa alle sue caratteristiche e non vedo perché quest'anno non possa fare meglio o almeno confermarsi ai suoi altissimi livelli. E se penso poi anche di poterlo farlo ruotare in alcune partite e mi immagino in alcuni campi facendo un po' di turnover delle rotazioni, vado in campo con Arnautovic e Sanchez o Arnautovic e Thuram, oppure dalla panchina, gara in corso, devo sbloccare una partita, mi volto e posso buttare dentro Arnautovic o Sanchez, per il livello della Serie A, secondo me, siamo messi abbastanza bene. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, aspetto i vostri commenti qui sotto, poi li leggiamo nella diretta alle 19:30. Prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti. E a tal proposito, per chi ci ascolta in podcast, vi lascio in descrizione un link ad un altro approfondimento delle scorse ore che vi consiglio di recuperare, lo trovate in descrizione. Per chi ci segue invece da YouTube vi basta cliccare qui.